Benvenuti a Passa gli Esami. In questo video Giovanni Boccaccio, vita e opere. Pronti? Iniziamo! Giovanni Boccaccio nasce nel 1313, probabilmente a Firenze, e muore nel 1375 a Certaldo, figlio di un socio della potente Banca Fiorentina dei Bardi. Nel 1327 ha inizio nella sua vita quello che è possibile definire come il periodo napoletano, che si concluderà intorno al 1340. Cosa accade durante il periodo napoletano? Egli si dedica alla pratica mercantile. Il padre, infatti, sperava intraprendesse la professione di mercante e banchiere. Inoltre, frequenta l'ambiente raffinato e dinamico della corte angioina. Nasce e si consolida in Giovanni Boccaccio la vocazione letteraria, mostrando interesse per la tradizione cortese, per i classici latini, così come per Dante e Petrarca. Cosa scrive durante questo periodo? Egli scrive Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo e Teseida. Guardiamo queste opere più nel dettaglio. La Caccia di Diana è un poemetto in terzine, in cui, attraverso la metafora della dea Diana e delle ninfe sue seguaci, viene allegoricamente rappresentata la società cortese napoletana. In quest'opera l'amore risulta essere uno strumento di elevazione sociale. Filostrato è un poemetto scritto in ottave dal carattere autobiografico figurato. Il significato attribuito al titolo è vinto d'amore. Filocolo. Si tratta di un'opera in prosa. Per il contenuto Boccaccio riprende la tradizione del romanzo francese. Invece, per la forma segue il modello del romanzo greco-alessandrino. Il titolo, secondo le intenzioni di Boccaccio, aveva come significato fatica d'amore. In ultimo, Teseida delle nozze d'Emilia. È un'opera in ottave importante perché rivela il desiderio di Boccaccio di essere il primo a scrivere, nell'ambito della letteratura italiana, un poema epico in volgare. Nel 1340 Boccaccio è costretto a far ritorno a Firenze perché la Banca dei Bardi è in crisi. Inizia il periodo fiorentino. Durante questo periodo egli affronta difficoltà economiche e nel 1348 l'epidemia di peste raggiunge Firenze. Cosa scrive? Egli scrive Commedia delle ninfe fiorentine. Ricorda che il titolo presenta il primo termine in forma scempia. Inoltre Boccaccio scrive L'amorosa visione, Elegia di Madonna Fiammetta, Ninfale Fisolano, Decameron. Scopriamo qualcosa di più di queste opere. Commedia delle ninfe fiorentine. È un prosimetro dall'impianto allegorico. La struttura dell'opera anticipa il meccanismo che Boccaccio adotterà per il Decameron, ovvero una situazione principale al cui interno si sviluppano ulteriori narrazioni. L'amorosa visione è un poema allegorico in terzini di 50 canti che narra di un viaggio onirico. Elegia di Madonna Fiammetta. Si tratta di un romanzo in prosa realizzato adottando come modello Ovidio. L'opera presenta dei tratti innovativi. Il protagonismo del soggetto femminile, non più oggetto di desiderio, ma soggetto che racconta il suo desiderio, e l'attenzione alla dimensione psicologica della protagonista. Ninfale Fisolano è un poemetto in ottave, in cui è evidente l'influenza dei modelli classici. La trama mescola il tema dell'amore e del mito. In ultimo, Decameron, raccolta di 100 novelle, poste all'interno di una cornice narrativa. L'opera fu realizzata, presumibilmente, nel periodo compreso tra il 1348 e il 1353. Racconta di come, durante l'epidemia di peste che colpì Firenze, 7 ragazze e 3 ragazzi tentarono di sfuggire alla morte rifugiandosi in campagna e lì trascorsero il tempo dilettandosi in attività ludiche e raccontando ogni giorno una novella. L'opera è fondamentale per la letteratura italiana perché Boccaccio scrive una prosa volgare e colta. Nel 1362 Boccaccio si reca a Certaldo. L'ultima fase della sua vita è caratterizzata da una profonda trasformazione spirituale e intellettuale. Egli scriverà Il Corbaccio, poi le opere erudite in latino e anche opere su Dante. Morirà nel dicembre del 1375. Adesso un promemoria per te. Prima però non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella, così non ti perderai nessun prossimo video. Proseguiamo. Sapevi che, mentre Giovanni Boccaccio vive il periodo napoletano della sua vita, in Europa si verifica la guerra dei 100 anni. Il conflitto ebbe inizio nel 1337 e terminò
nel 1453, durando più di un secolo, e vide fronteggiarsi l'Inghilterra e la Francia. La guerra fu originata da una serie di concause storiche, motivi dinastici, politici ed economici. La guerra dei Cent'anni può anche essere interpretata dal punto di vista storiografico come un evento periodizzante, con importanti ripercussioni geopolitiche nello spazio europeo. Se il video è stato utile, non dimenticare di lasciare un like e se vuoi, condividilo per aiutare anche gli altri. Alla prossima!